Molti artisti e produttori musicali hanno usato i Vocaloid per esprimere la loro creatività ed è per questo che ci sono tantissime canzoni con stili e tematiche sempre diverse. Probabilmente le canzoni più famose che avrete ascoltato dei Vocaloid sono canzoni allegre, spensierate, carine. Beh, dimenticatele perché nel video di oggi vi parlerò di 5 canzoni Vocaloid inquietanti, davvero inquietanti. Per l'occasione ovviamente finirò per parlare di temi un po' pesanti, quindi se siete persone sensibili vi consiglio di lasciare perdere questo video e guardarne altri miei. Vi lascio delle playlist qua sopra perché di solito tratto temi molto più tranquilli. Dico davvero perché a parte cose visivamente inquietanti, oggi parlerò di uccisioni, cannibalismo, suicidio e tutto di più, io vi ho avvisato. Ok, se siete rimasti immagino siate molto curiosi, ma prima di iniziare vi ricordo per favore di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, lasciarmi un mi piace e considerare l'idea di abbonarvi al canale. Grazie mille! Partiamo con la prima canzone, Bacterial Contamination, prodotto da Kanimiso P con la voce di Hatsune Miku. Sento di dover iniziare il video con questa canzone perché so che in molti se lo aspettavano. L'estetica e la musicalità della canzone sono davvero inquietanti e all'inizio non volevo inserirla perché avevo paura di essere un po' troppo scontata. Leggendo meglio il testo e cercando qualche teoria online però ho scoperto che questa canzone non parla semplicemente di un virus, ma anzi si cela una storia molto triste. I temi principali di questa canzone sono il bullismo e il tradimento. La contaminazione del titolo si riferisce a come la protagonista di questa canzone sia contagiosa, perché chiunque si avvicini a lei finisce per diventare vittima di bullismo. La ragazza non ha un posto dove nascondersi da questo stress e sogna di avere qualcuno su cui poter contare, perché non può parlare a nessuno di questa sua situazione. È così disperata che decide di contagiare qualcun altro, in modo da far prendere posto a questo qualcun altro e sentirsi meglio. Incontra una ragazza che si dimostra gentile con lei, ma invece di accettare il suo aiuto e farsi una vera amica, la contagia e la rende un nuovo bersaglio per sbarazzarsi dei bulli, riuscendo quindi nella sua impresa. La protagonista però presto capisce il suo errore, ha contagiato l'unica persona che sembrava essere disponibile e provare empatia nei suoi confronti. Si vede come un mostro, le dice mi dispiace e sente un forte senso di colpa, così forte che non riesce neanche a immaginare di poter trovare pace dopo la sua morte. Come avrete notato dalle ispezioni che ho inserito nel video, visivamente il tutto è davvero super inquietante. La storia invece è tristissima, è davvero un mix interessante però, devo dire. Questa è una delle canzoni più famose di questo produttore, che tra l'altro ha composto anche Dancing Samurai, che è una canzone stupidissima. Questa dualità mi spezza. Passiamo alla prossima canzone, Carnival, prodotto da Otetsu con la voce di Gumi. Questa è forse la mia canzone preferita e decisamente la più orecchiabile di tutta questa lista. L'ho ascoltata per anni e solamente nella ricerca per scrivere questo video ho scoperto della storia inquietante che si c'era dietro. Quindi il titolo è Carnival, ovvero carnevale. Cosa mai ci sarà di male in una canzone sul carnevale? Come accade per la maggior parte delle canzoni Vocaloid, il testo non ti dà un significato chiaro della storia, ma la teoria più discussa è la seguente. La storia di questa canzone parla di una ragazza molto solitaria, che viene trascurata non solo dalla sua famiglia, ma anche da tutti quelli che la circondano. Viene trattata come un peso inutile, nessuno la sta a sentire, ha sentimenti contrastanti, si chiude in se stessa, perché odia il fatto che gli altri si divertino e lei no, però prova comunque a convincersi e a ripetersi che lei sta bene da sola. Ma non sembrerebbe così. Così crea il suo carnevale immaginario, in cui si esibisce da sola in atti sadici, tra cui mangiare le persone e ritrovarsi di nuovo da sola. Quindi, come detto prima, il significato della storia è un po' vago, ma l'unica cosa certa è che questa canzone parla di cannibalismo. È un po' incerto il fatto se il carnevale è immaginario o Gumi effettivamente è una cannibale. Eppure è una canzone così bella, io vi consiglio comunque di ascoltarla nonostante il significato nascosto. Prossima canzone, Okasan, prodotto da Machi P con la voce di Hatsune Miku.
torno a parlare del mio carissimo amico Machigherita. No scherzo, non è mio amico. Per me è tipo il king dell'Halloween ed è anche produttore di tantissime altre canzoni inquietanti Vocaloid, tra cui anche il famoso Darkwood Circus di cui vi ho già parlato in un altro video. Okasan però penso che batta tutte per la sua inquietudine, ma anche semplicità. Il titolo di questa canzone significa letteralmente madre. Il testo è molto breve e ripetitivo e a differenza di altre canzoni Vocaloid basta leggerlo una sola volta per capire cosa sta succedendo. Miku canta della madre, abusiva e violenta, vuole scappare, altrimenti la madre le torcerà il collo, ma quando ci prova la madre l'ha già catturata e uccisa. Questa è proprio una canzone che vi sconsiglio di ascoltare di notte. Non dormirete. Non ha un video musicale, ma solamente un'illustrazione di un primo piano di Miku. La musica è molto particolare, ma davvero inquietante. Anche la maniera in cui fa cantare Miku è davvero disturbante. Secondo me la parte più spaventosa è quella in cui sembra che stia tipo glitchando o balbettando, e anche la parte finale, collegandola al testo, fa venire i brividi. È anche una canzone molto breve. Breve ma intensa. Passiamo alla prossima. The Secrets of Wisteria, prodotto da Steam Pianist. La canzone è interamente in inglese e cantata dal Vocaloid Oliver. È il momento di trasformarmi in Elisa True Crime perché questa canzone è basata su una storia vera, ovvero quella di Albert Fish, conosciuto come il mostro di Wisteria. Albert Fish è stato tra i più pericolosi e famigerati serial killer di tutti i tempi, famoso per la crudeltà dei suoi crimini e per i suoi innumerevoli disturbi, tra cui uno che aveva a che fare con degli aghi. Il killer si vantò di aver molestato più di 400 bambini e averne uccisi più di 100. Praticamente Albert Fish è il motivo per cui i vostri genitori, quando eravate bambini, vi hanno detto di non parlare con gli sconosciuti. Si fingeva di essere una persona amichevole con i bambini, a volte li invitava persino a fare merenda con loro e dopo aver ottenuto la loro fiducia procedeva a compiere le sue crudeltà. Grace Budd era una bambina ed è stata la sua vittima più memorabile, nonché quella che ha fatto saltare la copertura di Fish. Come avrete capito vedendo il video, questa canzone è piena di riferimenti al mostro di Wisteria, alle sue vittime, cita persino Grace all'inizio della canzone. Di base questa canzone è molto inquietante, ma se conoscete la storia che c'è dietro, vi verranno ancora di più i brividi. Ma non è tutto, perché la parte peggiore secondo me è alla fine della canzone, quando parte una registrazione della voce di un uomo al contrario. Se prendete quella registrazione e la ascoltate al contrario, sentirete le parole della lettera di confessione di Albert Fish, dove descrive nei dettagli come uccideva le sue vittime e cosa faceva dopo. Per capire cosa dice, basta abilitare i sottotitoli nel video ufficiale di YouTube. Davvero inquietante. Siamo arrivati all'ultima canzone di questa lista. Se non l'avete ancora fatto, lasciatemi un mi piace. Suicide Bushi, prodotto da Nashimoto P con la voce di Hatsune Miku. Ho voluto inserire questa canzone nella lista perché la amo. Non è a livello di inquietudine delle altre canzoni di cui vi ho parlato oggi, ma volevo cambiare un po' e sinceramente volevo anche chiudere questo video con una nota un pochino positiva. Il titolo della canzone vuol dire la canzone del suicidio. Sì, lo so, avevo detto che volevo chiudere il video con una nota positiva, ma state a sentire. Questa canzone inizia con una ragazza che dice: so che sembra una cosa improvvisa, ma penso che dirò addio a questo triste mondo il prima possibile. Nelle varie strofe della canzone spiega nei dettagli come farà concludere la sua esistenza, ci gira attorno così YouTube non mi becca magari. Dopo ogni suo tentativo però c'è un imprevisto che la ferma, che sia il non trovare la corda, non trovare l'accendino, addirittura le tolgono l'acqua perché si è dimenticata di pagare le bollette. Alla fine della canzone quindi si arrende alla vita stessa, che continua a metterle i bastoni tra le ruote impedendole di andare fino in fondo. Vi consiglio di andare a sentire altre canzoni di questo produttore, sono bellissime e sono tutte accomunate da questo lato un po' inquietante ma davvero particolare. Questa era l'ultima canzone, grazie mille per aver visto il video fin qua. Se vi piacciono i Vocaloid e se siete anche interessati al tema canzoni inquietanti dei Vocaloid, sappiate che ho fatto un altro
altro video dove parlo di altre 5 canzoni super inquietanti. Vi lascio tutto qua sopra. Non dimenticate di lasciarmi un commento e farmi sapere se il video vi è piaciuto. Sono molto curiosa di sapere quali di queste canzoni conoscevate già, se il tema Vocaloid vi interessa e dovrei farci più video in futuro. Vi giuro che vorrei, non so perché ne faccio uno all'anno, ma vorrei farne di più. Vi ringrazio ancora per la visione e vi auguro un buon fine settimana. Ah già, ci sono a Novegro. Alla prossima e ciao miau!